Dopo la guerra in paese fra Navarriani e Ligiani e le conseguenze avvenute a Corleone, il giornale L'Ora di Palermo dedica un'inchiesta alla nuova mafia corleonese e mette in prima pagina il suo capo, Luciano Liggio, con il titolo Pericoloso. Lucianeddu è un uomo ricco e temuto, è un misto tra il vecchio mafioso e il moderno gangster. Questo è il ritratto del capomafia di Corleone nelle pagine del quotidiano. Nell'articolo interno molto spazio viene riservato ai suoi luogotenenti, Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Questa inchiesta venne stampata il giovedì pomeriggio del 17 ottobre del 1958 e la notte fra il sabato e la domenica, poco prima delle 5 del mattino del 19 ottobre 1958, un boato svegliò i residenti nel pieno centro di Palermo, tra la via Mariano Stabile e piazza San Francesco di Paola. Un ordigno esplosivo, confezionato all'interno di un contenitore di latta per pomodori esplose, nel porticato al di sotto del quale, in via Mariano Stabile, si trovava la tipografia del quotidiano L'Ora. L'esplosione infranse decine di vetrate di palazzi, ad una distanza di 100 metri, e devastò i locali di un negozio di elettrodomestici. Sul marciapiede si creò una voragine. Il crollo dei detriti danneggiò le rotative ed altri macchinari per la stampa. Non ci furono vittime o feriti, ma l'attentato rappresentò un chiaro attacco contro quella parte di stampa cittadina più impegnata in inchieste antimafia. Già nel 1948 era stata oggetto di un primo attentato, attribuito alla banda Giuliano. Immediatamente si capì che il mittente dell'ordigno esplosivo non poteva che essere quel clan di cui L'Ora stava tracciando da mesi un chiaro identikit, quello corleonese di Luciano Liggio, che da lì a pochi decenni avrebbe utilizzato a Palermo il tritolo anche contro i magistrati. Luciano Liggio è a Palermo, vuole sedersi al tavolo che conta, al tavolo della cupola della mafia di Palermo, mentre a Corleone Totò Riina, Provenzano e Calogero Bagarella pensano al resto non badando troppo alle conseguenze delle azioni. Ma la grande mafia di Palermo inizia a lamentarsi di quel modo di fare dei corleonesi, che mette in pericolo gli affari e mette sotto i riflettori il territorio. Corleone sembrava una tombstone. Nel frattempo le emergono le parole pronunciate in aula di tribunale da Gaspare Pisciotta, che consegnò alla mafia e allo Stato il cadavere del bandito Salvatore Giuliano. Siamo tutti una cosa, siamo un solo corpo, banditi, mafia e polizia, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questo aveva detto Pisciotta ai giudici della Corte d'Assise di Viterbo. Le sue parole furono spacciate come farneticazioni di un uomo pieno di dolore e di rimorso. Poco più avanti, il traditore Gaspare Pisciotta morì avvelenato con un caffè servito con la strichinina in una cella del Lucciardone, ucciso dalla mafia, per coprire quei collegamenti fra mafia politica e strage di Portella della Ginestra, cose che avrebbero portato personaggi illustri in tribunale. Alcuni dicono che il latitante Liggio sia diventato la primula rossa perché nessuno lo cerca, in virtù di quel favore che avrebbe fatto ad una parte dello Stato partecipando, dicono sempre le voci, all'omicidio di Salvatore Giuliano. A Corleone intanto si continua a mietere vittime, spesso a colpire è la lupara bianca, le persone scompaiono nel nulla senza lasciar traccia, questo perché sono ex complici, spie o semplici testimoni di omicidi. I corpi vengono bruciati o sotterrati, così che nessuno possa né trovarli né piangerli, e se non c'è il corpo non c'è reato. I vincenti di Corleone sono tutti ricercati, stanno oltre la montagna a Corleone, scendono ogni notte per abbracciare le madri o le mogli, mangiano e dormono nelle loro case, all'alba lasciano il paese e vanno verso la Rocca dei Maschi. La guerra a Corleone è durata 5 anni, gli amici del dottor Navarra non esistono più, sono tutti sottoterra. Liggio vuole però la sua parte a Palermo, e l'espansione della mafia di Palermo si avvicina sempre più ai territori dei corleonesi, con le possibilità di affari negli appalti, nel gioco d'azzardo e nel traffico di stupefacenti. Per i feroci contadini corleonesi è arrivata l'ora di abbandonare le campagne di Strasatto e guardare al futuro a Palermo. Riina, Liggio, Provenzano e Bagarella vanno a Palermo. Liggio sta cercando il suo spazio in città fra i fratelli Angelo e Salvatore la Barbera della famiglia di Palermo Centro, con Pietro Torretta dell'Uditore, i Greco di Ciaculli e i loro cugini omonimi di Croce Verde. I corleonesi scendono in città con i loro vestiti di panno nero o di velluto, le scarpe sporche di fango e la coppola in testa, sono umili e rispettosi, anche servili, li sfottono, quelli che vengono dalla campagna sono i viddani. Silenziosi, ubbidienti, conoscono le regole e hanno voglia di fare. Il primo ad accoglierli nella sua famiglia è Salvatore la Barbera, rappresentante della famiglia di Palermo Centro. Salvatore e suo fratello Angelo sono mafiosi con un grande fiuto, con l'edilizia sono diventati imprenditori e in ogni borgata hanno aperto un cantiere.
Si dice che abbiano rapporti privilegiati con l'amministrazione comunale di Palermo, si dice che il sindaco sia un loro amico e che insieme a un ex barbiere di Corleone sia impadronito della Democrazia Cristiana di Palermo. Sono Salvo Lima e Vito Ciancimino. A Palermo Riina è solo un soldato semplice, ma ha cervello e sangue freddo. Sa aspettare il suo turno a differenza dei suoi amici Binnu e Calogero, che sono rimasti dei pistoleri. Totò a Palermo affina l'arte mafiosa. È lui il messaggero di Luciano Liggio per i corleonesi e per i mafiosi palermitani. Conosce quindi ogni trattativa, ogni segreto, conosce visi e espressioni, apprende le parole e i fatti che gli altri capimafia gli mostrano. Liggio è latitante, si sposta spesso, va a Roma e Milano mentre a Corleone e a Palermo le sue veci le fa Salvatore Riina. Il 30 giugno del 1963, nel giro di poche ore avvengono 2 spaventosi attentati con autobomba, il primo nella notte a Villabate, in cui un Alfa Romeo Giulietta è imbottita di esplosivo. E abbandonata davanti all'autorimessa del boss mafioso Giovanni Di Peri, alleato di Cicchi Teddu Greco, esplode uccidendo il custode Pietro Cannizzaro e Giuseppe Tesauro. Alle ore 16 dello stesso giorno un'altra Giulietta imbottita di esplosivo, abbandonata in una terrazza in contrada Ciaculli, esplode ed uccide 7 uomini delle forze dell'ordine che erano arrivati sul posto per disinnescare la bomba. Le indagini della polizia, basate soprattutto su fonti confidenziali, attribuisce le 2 autobombe a Pietro Torretta, Michele Cavataio, Tommaso Buscetta, Gerlando Alberti e altri mafiosi del loro gruppo. Buscetta e Pippo Calderone ritengono invece Cavataio come responsabile dei 2 attentati. Qualche mese più tardi, attraverso le disposizioni del capo della polizia Vicari, dopo la strage di Ciaculli, viene inviato in Sicilia e proprio a Corleone un nuovo commissario che era in servizio a Genova, con l'incarico specifico di trovare e arrestare la primula rossa Luciano Liggio. Sono le 4 di pomeriggio del 15 novembre del 1963, dalla Corriera di Palermo scende un uomo grande e robusto, entra in un bar davanti alla parrocchia di San Martino di Corleone, saluta con un cenno del capo, ordina un bicchiere di latte e poi si presenta. Sono il nuovo commissario di pubblica sicurezza di Corleone, sono il dottor Angelo Mangano. Alla fine di quell'anno, i numeri della repressione in Sicilia sono 89 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 455 le persone diffidate, 222 le persone proposte per il soggiorno obbligato. I sospettati mafiosi nelle 4 province della Sicilia sono 855. Tra di loro c'è un corleonese di piccola statura, sta con Luciano Liggio, è Totò Riina. Il 15 dicembre 1963, una Fiat 1100 sta scendendo verso Corleone, nel mentre una pattuglia ha predisposto un posto di blocco, studiato per prendere dei rapinatori. Il posto di blocco è dentro una galleria. Improvvisamente l'autista si è accorto che lo stanno aspettando, con la sua Fiat 1100 percorrere in retromarcia tutta la galleria, e a forte velocità e sparisce dall'altra parte della montagna. Un uomo intanto è scivolato in fondo alla scarpata, correndo e rotolato fino sul letto secco del fiume San Leonardo, viene in seguito e raggiunto dagli agenti che gli puntano contro le loro pistole. L'uomo sta in silenzio, ha gli occhi scuri, è basso e ben piantato, ha l'aspetto di un contadino, non è armato e dice di chiamarsi Giovanni Grande e di essere un contadino di San Giuseppe Jato. In tasca ha una carta d'identità che sembra vera, lo portano incatenato al commissariato del paese e cominciano a interrogarlo. Alle 2 del mattino, il commissario capo Angelo Mangano comincia a domandargli: «Come ti chiami? Cosa fai?» La risposta non cambia. «Sono Giovanni Grande, faccio il contadino a San Giuseppe Jato». In quella stanza degli interrogatori c'è seduto in un angolo il brigadiere Biagio Melita, che è il comandante del piccolo nucleo di polizia giudiziaria del commissariato di Corleone. Il brigadiere Melita alle 4 del mattino si avvicina al contadino che è incatenato su una sedia, lo guarda e gli dice: «Io lo so chi sei, tu sei Totò Riina».